Ciao a tutti, bentornati. Allora, questa è la seconda parte del tutorial della canotta fiorellina. Ok, nella prima parte abbiamo fatto il nostro sprone, siamo arrivati a questo punto, adesso scendiamo passo passo insieme. Mi raccomando, seguimi in ogni dettaglio, ok? Spero che sia chiaro per te e che vorrai continuare a realizzare questa meraviglia, e lo so, me lo dico da sola, lo so. Andiamo al tutorial, proseguiamo da dove ci siamo lasciati. Ora ti faccio vedere dove sono arrivata. Ho fatto l'ultimo punto, che è quello con le ondine, ok, che si vedranno proprio a rilievo, e ho contato 40 maglie, calcolando le maglie alte qui sotto, 40 maglie, e ho messo il marcapunto. Ho fatto la stessa cosa di qua, 40 maglie, messo il marcapunto, stessa cosa dietro, quindi eccolo qua, quindi 40 maglie, marcapunto, 40 maglie, marcapunto. Ok, io dove ho messo il marcapunto? L'ho messo in modo tale che, ecco, vedi, all'inizio della scollatura della canotta, perché ora quello che andiamo a fare noi è quello di lavorare ancora la punta, ok, ma fino allo scalfo, all'altezza dello scalfo che ci interessa, quindi in base al filato che hai arriva a questo punto, ok? Puoi continuare la lavorazione in questo modo, poi l'ultimo giro lo farai come l'ho fatto io con le ondine e le maglie alte proprio sotto, finché non arrivi all'altezza, appunto, vedi? Tu metti una canotta a questa altezza. Quando arrivi a questa altezza dovremo lavorare in questo modo, quindi da qui a qui e dietro, e quindi con il filato solo lavorando questa parte avanti e dietro, e stessa cosa faremo nella schiena, ok? Avanti e dietro. Ecco, quello che andiamo a fare adesso, da dove abbiamo messo i marcapunto, vedi? È quello di iniziare ad allungare questa parte per realizzare il sottomanica, ok? Quindi partiamo agganciando il filo dove c'è il marcapunto, lavoreremo in questo modo e torniamo indietro, ok? E poi giriamo il lavoro e lavoreremo in questo modo qui fino ad arrivare alla misura che poi vedremo. Ok, procediamo. Agganciamo quindi il filo, come detto, dove abbiamo lasciato il nostro marcapunto, quindi qui. Voi agganciatevi ovviamente come sapete fare. Ok, e dobbiamo fare una maglia alta, quindi o partite con, in questo, se avete fatto come me, quindi con la maglia bassa, partite con 2 catenelle, ok? In questo modo abbiamo l'altezza della maglia alta, altrimenti fate 3 catenelle, l'altezza di una maglia alta. Poi mi fate una catenella aggiuntiva, mi saltate una maglia, andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia alta, una catenella, salta una maglia e andiamo a fare una maglia alta, catenella, salta una maglia, maglia alta, e vai avanti in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Quando arrivi vicino all'angolo, vedi qua, è facile che non avrai le maglie giuste, no, per chiudere. Cioè io per esempio qui potrei fare una maglia alta, poi andare qui, un'altra catenella e vado nel centro. Però visto e considerato che nella parte opposta che ho già fatto, ho fatto 20 quadratini,
vedi qua, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20. Lo devo fare uguale, ok? Quindi io faccio come ho fatto nella prima parte, quindi entro, ne salto 2 anziché saltarne uno, entro nell'angolo e non succede nulla, e faccio la maglia alta, 2 catenelle, rientro nell'angolo e faccio la maglia alta. Ok, visto e considerato che qui ho lasciato, da questo lato ho lasciato 2 spazi, faccio la stessa cosa anche in partenza, quindi lascio 1 e 2 e nella terza ho fatto la catenella, no, catenella, nella terza 1 2, nella terza vado a fare una maglia alta. Ok, ecco, questo per dirvi, mi raccomando, sappiamo perfettamente che con un angolo da 1 e dovendo fare i quadrettini che sono doppi, sicuramente ci troveremo dei giri dove non abbiamo abbastanza maglie oppure ne abbiamo troppe, come in questo caso. Nessun problema, l'importante è che questo lato sia uguale all'altro, ok? Che siano uguali. Solo questo è importante, poi non succede niente se avete una maglia in più o una maglia in meno. Rubate maglie oppure regalatene in base a quante ne avete, ok? Poi ovviamente si fa la stessa cosa, quindi dobbiamo avere 20 quadratini nel mio caso, ok? E quindi vado avanti con una catenella, salto una maglia e vado a fare una maglia alta, una catenella, salto una maglia e vado a fare una maglia alta e continuo così. Arrivate a dove c'era il marcapunto, l'ho tolto in questo momento, quindi qui controllo, io ho 20 buchini, quindi questi buchini sono 20 come gli altri lati e quindi ci siamo. Ora giriamo il nostro lavoro e facciamo 3 catenelle che sostituiscono la nostra maglia alta e nello spazio di una catenella andiamo a fare una maglia alta. Quindi diventa sulla maglia alta una maglia alta, nello spazio di una catenella una maglia alta. Ok, devi fare questo fino ad arrivare all'angolo. Quando arrivi all'angolo fai esattamente l'angolo che vedi, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Comunque arrivo all'angolo e ti mostro. Sto arrivando verso l'angolo, quindi lavoro tutto, tutte le maglie che trovo le lavoro, entro nell'angolo e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro nell'angolo, nello stesso spazio quindi, e faccio di nuovo una maglia alta. Così. Ora ricomincio da capo, quindi sulla maglia alta una maglia alta, nello spazio una maglia alta. Così. E vai avanti fino alla fine del giro. Alla fine del giro dobbiamo fare l'ultima maglia sulla terza catenella della prima maglia fatta, quindi 1 2 e 3. Andiamo proprio in testa. Se per caso avete difficoltà a riconoscerla, segnatela con un segnapunto, ok? Quindi in questo modo ora vi faccio vedere. Ok, giriamo il nostro lavoro e ripartiamo con le 3 catenelle, quindi 1 2 e 3, e sulla maglia alta successiva facciamo una maglia alta. Questo è il giro di tutte maglie alte, quindi dicevo nella terza catenella, la prima è qua sotto, non si vede mai qui, 1 2 e 3,
la fermiamo con un segnapunto, in modo tale che tu riconosci qual è la terza catenella. A caso non vorrei saltassi, ecco, l'ultima maglia, non succede, sono io che mi preoccupo, però non vorrei succedesse. Ecco, questo è il giro di maglie alte, quindi tu praticamente su ogni maglia alta fai una maglia alta, né più né meno del giro che abbiamo fatto prima. Ecco, qui sarebbe una ripetizione, quindi io ti faccio vedere come sono andata avanti. Noi siamo qui adesso, quindi stiamo procedendo in questo modo, vedi? In questo modo l'angolo rimane sempre da una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, e dobbiamo fare questo. Quindi io ho fatto 3 giri di maglie alte, l'angolo, ripeto, rimane sempre con una V praticamente, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, ok? In tutti e 3 i giri. Stessa cosa succede qui. Allora, qui come vedete sembra quasi che ci siano 2 maglie alte nell'angolo, non è così. E quello che vi dicevo, in base alle maglie o mangi qualche maglia o fai come abbiamo fatto all'inizio, no? Per recuperare una maglia l'abbiamo saltata, ne abbiamo saltata una, oppure ti inserisci in questo modo, cioè praticamente fai il quadretto, perché qui, no? Dove possiamo averne in più o in meno, anziché saltarne 2 e fare la maglia alta, ho preferito fare una maglia alta accanto alla maglia alta della V del nostro angolo, ok? Quindi non ha importanza, l'importanza che lo stesso numero di quadrettini e di maglie alte sia da questa parte che da questa parte, e ovviamente sia da questo lato che dal lato opposto, perché dobbiamo farne 2, uno il fronte e l'altro il retro, ok? Quindi ti dicevo, adesso qui devo andare avanti ancora, penso ancora 2 righe. Ho fatto il primo giro, l'abbiamo fatto insieme, il secondo giro è quello di maglie alte, stiamo facendo il terzo giro che è sempre di maglie alte, e il quarto giro sarà di maglie alte, quindi sono 3 volte il giro di maglie alte, una volta di quadrettini, ok? Come la partenza, no? Una volta di quadrettini. Andate avanti fino a quando? Fino a che le 2 parti, quindi la prima, che è questa che ho fatto, che ancora non so se sono arrivata alla fine, perché devo farne 2 per poi provarlo e vedere se arrivo bene sotto l'ascella, quindi che le 2 parti combacino proprio sotto la nostra ascella, ok? E io il disegno che ho scelto è questo. Se vi piace potete continuare in questo modo finché non arrivate alla misura. Tenete conto di una cosa, che quando noi arriviamo sotto l'ascella possiamo fare anche un ponte sotto l'ascella, e quindi regolatevi, o fate un ponte o arrivate decisamente a toccare la metà della vostra ascella, ok, nella posizione sotto. E dopo comunque sul manichino ve lo faccio vedere bene. Adesso vado avanti e poi ci ritroviamo sul manichino. Allora ti faccio vedere dove sono arrivata. Ho finito come la prima parte che ho fatto, e ho messo un marcapunto sotto l'ascella. Vedi, devo fermarmi perché altrimenti mi viene uno scollo troppo lungo, però se tu lo vuoi più lungo ovviamente vai avanti ancora un po'. Qui farò un ponte, quindi farò delle catenelle perché tira troppo. Vi faccio vedere come rimane dietro. Andrebbe benissimo così, vedi? Andrebbe proprio bene così, ma faccio un piccolo ponte qui sotto. Adesso vediamo di quante catenelle, e sta venendo benissimo, sta venendo proprio bene. Allora, ok, solo che in base all'ampiezza del seno qui bisognerà apportare delle modifiche sotto l'ascella, o vai avanti un po' di più se non ti basta, quindi scendi ancora un po' di più se non ti basta come scalfo, ok? Ecco, ti ho fatto vedere quindi dove mi sono fermata io. Una raccomandazione: prima
di fare il passaggio che andiamo a fare adesso, di unione delle due parti, mi raccomando, provatela, provatela, non stancatevi mai di provarla. Io sono noiosa a continuare a ripetervi questo, però è fondamentale, perché poi a volte mi sento dire Marina, però mi è stretta, perché magari non l'avete provata bene, oppure è troppo larga, mi sa che devo disfare. Sì, arriverà il punto che magari devi disfare se non provi. Quindi per modellarla su di voi, o come amo dire, pennellarla su di te, devi provarla. Quindi fermati e provala, provala finché non ti stancare mai di farlo. Ok, fatto questo, l'hai provata, hai dedotto quanti centimetri vuoi aggiungere sotto la tua ascella. A questo punto è facile, perché se tu sai per esempio che vuoi aggiungere 3 centimetri per esempio, e visto che andiamo a fare delle maglie alte, è molto molto facile. 3 centimetri tu lo poggi sul tuo lavoro e sai che 1 2 3 4 5 dovrai aggiungere 6 7 maglie, 7 maglie, ok? Quindi basterà, ops, ok, hai visto, comunque poggia il tuo centimetro sulle maglie alte morbide e conta quante maglie alte ti servono per raggiungere i centimetri sotto la tua ascella. Magari non ti servono, però se ne vuoi aggiungere fai in questo modo, poi conta 1 2 3 4 5 6 e 7. Io per esempio aggiungerò 7 maglie, 7 catenelle momentaneamente, poi diventeranno 7 maglie alte, ok? E quindi andiamo a fare il nostro anzi, faccio un altro calcolo. Visto e considerato che io voglio aggiungere 3 centimetri per parte e risultano 7, ne farò soltanto 6, così mi rimangono pari, perché il giro dopo lo farò con i buchini. Quindi io ne aggiungo soltanto 6, quindi preferisco fare maglie pari. Vediamo se mi trovo meglio, che poi anche se non sono pari non importa, sistemiamo, ok? Sistemiamo in un modo o nell'altro, sistemiamo. Riprendi il tuo lavoro, togliamo quindi il segnapunto. Io so che devo aggiungere 6 catenelle, però per il momento non ho interesse, perché non vado ad aggiungerle qua. Quindi mi faccio tutta questa parte e faccio l'angolo sempre uguale, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, scendo da questa parte e inizio ad aggiungere le catenelle nel primo sottoascella. Sto arrivando sotto l'ascella, quindi procedo con tutte le mie maglie alte fino a che non arrivo alla fine di questa parte. Questo era il marcapunto che mi teneva per provarlo, quindi lavoro anche l'ultima maglia, ok, e poi faccio le mie 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, e vado a congiungermi con la parte opposta, sempre nella terza catenella. Questo lo possiamo anche togliere, ok, e andiamo a fare la maglia alta 1 2 e 3 nella terza catenella dalla parte opposta, ok, e abbiamo fatto il nostro ponte, il primo ponte. Ora andiamo a lavorare anche la parte, facciamo finta che questa sia il davanti, la parte dietro, perché tanto sono identici, quindi sempre tutto a maglie alte. Con questo caldo è una cosa, guarda, mi si appiccica proprio il filo, nonostante abbia una finestra aperta di qua, una finestra aperta di là, però il condizionatore lo accenderò tra poco. Andiamo avanti a fare tutte maglie alte e poi faremo l'altro ponte. Facciamo il ponte anche dall'altra parte, quindi finiamo di fare 1 2 e 3 tutte le maglie alte di questo lato, ok, questa è la mia ultima maglia alta, poi io ho fatto 6 catenelle, quindi farò 1 2 3 4
5 e 6. Prendo il lato opposto, vado sulla terza catenella a partire dal basso, 1 2 e 3, entro, prendo il filo, lo porto dentro e ho fatto il ponte anche dall'altra parte. Adesso mi raccomando, prima di andare avanti, sei ancora in tempo a disfare questo giro per vedere se va bene, quindi devi provarlo, ok? Provalo, lo provo anch'io ovviamente, e poi andiamo a vedere se abbiamo fatto tutto per bene. Ok, questa sarà la mia scollatura con questa parte che è quella dell'ascella. Vado a vedere se mi va bene. Guarda anche tu, provalo, mi raccomando. Ok, l'ho provato e va benissimo. Vedi, ho messo proprio questa canotta per fare il giro della canotta, per farti vedere appunto che con queste 6 catenelle adesso non tira più e va molto 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 bene. Qui è la parte che interessa, ok? Sia da una parte che dall'altra, è perfetto. Come giro manica va proprio bene. Ok, mi raccomando, provala prima di andare avanti, provala. Ok, dopo averla provata sappiamo che va bene come giro manica e proseguiamo. Allora, io sono al punto in cui devo fare i buchini, quindi semplicemente da dove sono tiro su 3 catenelle per la mia prima maglia alta più una catenella di separazione, ne salto una e vado nella successiva. Una catenella, se preferisci puoi fare 1 2 3 e tieni il tuo segnapunto qua, ok, così sai dove ti devi agganciare, e salti una e vai nella successiva. Semplicemente facciamo la lavorazione che abbiamo già fatto, ok, catenella, salti una, ok. Nell'angolo ovviamente continua ancora a fare l'angolo, quindi nello spazio del tuo angolo farai una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ci troviamo sotto il ponte, è terribile dire così, il ponte della nostra ascella, ok? Qua. Allora, come vedi sono arrivata dove c'è il ponte, il primo l'ho già fatto e so che devo mettere 1 2 3 4 quadrettini vuoti, e quindi faccio la stessa cosa. Una catenella, ne salto una, andiamo nella successiva e faccio la maglia alta, una catenella, ne salto una, nella successiva faccio una maglia alta, una catenella, ne salto una, nella successiva una maglia alta, l'ultima catenella che va ad agganciarsi nella prima maglia alta, nella terza catenella che abbiamo segnato con il segnapunto, quindi maglia bassissima. Ok, abbiamo finito così il primo giro. Aspetta che ti faccio vedere meglio. Ok, vedi, del nostro scalfo e ovviamente dell'unione del nostro corpo. Sempre se riesco a fartela vedere. Ok, ci siamo. Vedi? Così. Bene, adesso da questo punto in avanti andiamo avanti con un giro di maglie alte. L'unica differenza che ci sarà, quindi una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nello spazio di una catenella, sarà il nostro angolo come differenza, cioè torniamo a fare un angolo più deciso. Quindi da questo giro in poi, in questo angolo, anziché fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, faremo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, ok, da questo giro in avanti.
Quindi iniziamo con il giro di maglie alte e ci troviamo alla fine di questo giro, quindi vai a fare un giro semplice di maglie alte come abbiamo già fatto. Finito tutto il giro di maglie alte, che sarebbe il nostro secondo giro, diciamo, dell'allungamento, ok, dove abbiamo fatto le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nell'angolo, ok? L'unica differenza negli ultimi giri è proprio l'angolo, che abbiamo dovuto modificare perché altrimenti iniziava a stringere un pochino troppo nella parte avanti, quindi per renderlo gradevole abbiamo aggiunto appunto una maglia alta per lato. Quindi adesso abbiamo questo tipo di angolo, non più questo, abbiamo questo, ok? Bene, da questo giro, che quindi diciamo dal cambio giro ho fatto, quindi dopo le ondine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 giri per quanto riguarda la mia misura. Attenzione, tu magari ne hai fatti di più. Comunque da questo punto voglio tornare a fare una serie di fiorellina, questa qua, questa serie qui, e quindi riparto esattamente come abbiamo sempre fatto. Quindi riparto da qui, facendo una catenella, rientro all'interno e faccio la mia maglia bassa, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie, 1 2, nella terza vado a fare la V, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno e faccio la maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2, maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 e faccio la V, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ok, e proseguo come noi sappiamo. Ci troviamo magari all'angolo, così vi faccio vedere di nuovo come sistemare nel caso in cui non ci troviamo con le maglie. Difatti, come noti, io mi ritrovo con una maglia in più. Questa maglia bassa dovrebbe essere qui. Quindi che cosa succede? Che tanto era risaputo che non potevamo trovarci con le maglie giuste, io semplicemente faccio 2. L'importante è arrivare qui con una maglia bassa. Se tu non arrivi come ho fatto io dovrei arrivare così, guarda. Dovrei arrivare qui con la maglia bassa, ok? Quindi io dovrei saltarne 1 2 nella terza, quindi ne ho una in più. Non importa, io faccio così, quindi 1 2 3 faccio la maglia bassa, poi vado con 2 catenelle, entro nel mio centro e faccio la maglia alta, le 2 catenelle e la maglia alta. Ok, cercate di arrivarci in ogni caso, che tu abbia o no le maglie giuste. L'importante è che controlli che non si arricci o che non tiri troppo, capito? Allora, qui questo è l'angolo, quindi mi raccomando, segnalo, ok? Perché magari man mano che uno va avanti può dimenticarsi che qui c'è l'angolo, a parte che poco importa perché dopo ci sono i fiorellini da fare, quindi non c'è quella differenza, però teniamolo. Ovviamente se io ho lasciato 2 maglie faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Se tu invece sei arrivata bene, tu continua con il tuo schema, ok? Quindi io qui salto 2, tu invece dovresti praticamente mettere la maglia bassa proprio nella prima, però visto e considerato che qui, come ripeto, ho lasciato 2 maglie, io lascio 2 maglie, entro nella terza e faccio la maglia bassa in modo tale che sia uguale, ok? Che sia uguale. E poi controllerai che tutte le V che tu hai corrispondano alla parte posteriore o anteriore a seconda di dove la guardiamo. Adesso semplicemente tu vai avanti per tutto il giro,
tutto il giro, compreso la parte sotto, tutto il giro facendo queste V e maglie basse, così come noi abbiamo già fatto per la prima parte. Guardate come mi ritrovo nell'angolo opposto. Abbiamo detto che dobbiamo comunque finire con una maglia bassa e qui sono un pochino messa malino, quindi io ho una V e non ho spazio per fare la maglia bassa. E qual è il problema? Io mi inserisco qui e faccio la maglia bassa, ok? Però visto che sono vicino all'angolo io rubo qui una maglia, quindi cosa faccio? Torno indietro, anziché saltarne due ne salto solo uno, qui faccio la maglia bassa, poi faccio 2 catenelle, ne salto 2, qui faccio la maglia alta, cioè la V, ne faccio 2 catenelle, 1 2 e qui vado a fare la mia maglia bassa. Ho voluto farvi vedere perché a volte ci si fascia la testa per niente, quando il lavoro può proseguire tranquillamente spostandosi di una maglia, ok? Quindi mi raccomando, se non vi trovate con le maglie giuste, non importa, torna un pochino indietro, ruba qualche maglia e continua, ma non fermarti e non pensare io non ce la posso fare, perché tutti ce la possono fare, ok? Ok, detto questo, tiriamo su le 2 catenelle e andiamo a fare l'ultimo angolo, il secondo poi, no? Quindi maglia alta, 2 catenelle, rientra maglia alta e qui metterai di nuovo il tuo segnapunto. Prosegui come hai finito, quindi fai le 2 catenelle, in questo caso 2 catenelle, scendo giù nella prima e vado a fare la mia maglia bassa e poi 2 catenelle, salto 2 e vado a fare la mia V. Ok, ora impostate il lavoro, ovviamente finisci il lavoro, può darsi che alla fine quando sei arrivata qui non riesci a arrivare bene, nello stesso modo in cui ti ho detto per l'angolo fai qui. L'importante è che tu l'ultima maglia deve essere la V in questo caso, perché abbiamo iniziato con una maglia bassa, quindi fai la V, le 2 catenelle e ti congiungi nella maglia bassa con una maglia bassissima. Il giro dopo è semplicemente il giro dei fiorellini, quindi sappiamo già come farli. Sono 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella, 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella, 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione e fai la stessa cosa nell'altra V. Il lavoro è impostato, quindi ti lascio fare questo giro, quello dei fiorellini. Se non ti ricordi più, guarda il video dove ti parlo appunto di questi fiorellini e mi fai poi anche il giro degli spazietti. Cambio sempre nome, sempre, non c'è niente da fare. I quadratini, come vuoi tu, quelli con la maglia alta, catenella e maglia alta, ok? Fai anche questo e mi fai anche quello delle maglie alte, poi ti fermi perché vorrei fare di nuovo le ondine, quindi se vuoi puoi fare anche le ondine, se ti ricordi. Io vediamo, tanto è facilissimo, basta semplicemente tornare indietro nel tutorial nella parte in cui facciamo questo pezzettino. Dopo le ondine in ogni caso va fatta la maglia alta in modo tale che mi metta a rilievo le ondine e poi dobbiamo fermarci dopo questo pezzetto, solo questo, dobbiamo fermarci perché siamo arrivati al punto che la larghezza sarà più che sufficiente e quindi terremo quella larghezza e poi scendiamo giù fino ad arrivare alla lunghezza desiderata e poi cerchiamo di renderlo pari, quindi non fatto a punta ma pari. Come vedi ho fatto il giro delle V, poi ho fatto il giro dei fiorellini rispettando
gli angoli che si fanno con il giro delle V, con quello dei fiorellini, e il giro delle maglie alte con la catenella. Ora sto facendo il giro delle maglie alte, che è proprio la sequenza che abbiamo già fatto, ok? Non vi sto dicendo niente di nuovo. Perché ho ripreso in questo punto? Perché io pensavo di fare le diminuzioni laterali, solo laterali, non in punta, le diminuzioni laterali dopo il punto a onda e il punto in rilievo, ok, che abbiamo già fatto qui. Quindi il punto alto è quello che stiamo facendo adesso, poi faremo il punto onda e poi il punto alto a rilievo. Bene, ma io ho già un'ampiezza troppo grande, cioè troppo grande, va bene così, mi devo fermare già a questo punto, ok? Quindi se tu noti che la tua ampiezza non è ancora sufficiente, vai avanti ancora così senza fare le diminuzioni. Le farai quando riterrai di aver raggiunto l'ampiezza che ti occorre per il tuo corpo, quindi dal seno in giù, ok? Che è questa parte che stiamo facendo noi. Io devo iniziare a diminuire da qui, quindi io adesso vado avanti con le mie maglie alte, quindi ovviamente rispetterò l'angolo, vado avanti più velocemente che posso per arrivare all'angolo, ok, qui non ci sono ancora, lo sapete che l'angolo è questo, ok. Quindi qui abbiamo fatto le due maglie alte con le 2 catenelle. Adesso da questo giro in avanti faremo, quando ci saranno le maglie alte, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi 2 maglie alte nel centro, una catenella di separazione e di nuovo 2 maglie alte. Questi cambiamenti, ecco perché vi dicevo fin dall'inizio, seguitemi, perché io sto andando avanti man mano e sono necessari proprio per avere un giusto riscontro sia nella punta che nella larghezza corpo, eccetera eccetera. Sono importanti, quindi io spero che non che mi state seguendo man mano, in modo tale proprio da completarlo insieme nel miglior modo possibile. Ok, adesso procedo fino ad arrivare qui sotto l'ascella e poi inizio a fare le mie diminuzioni. Sono arrivata sotto la mia ascella, devo determinare qual è il punto centrale, quindi in base alle catenelle che tu hai fatto deduci dov'è il tuo punto centrale. Io ne avevo fatte 6, quindi 1 2 3, questa è la mia terza, quindi il mio punto centrale. Vado su, so che è questa, so che è questa, so che è questa, e qui è il mio punto centrale. Ok, quindi cerca di capire qual è il tuo punto centrale. Il mio punto centrale è qui, quindi contando le catenelle 1 2 3, comunque sia la vedi, no? Ok, quindi sono qui, il mio centro è questo. La stessa cosa la farò dall'altra parte. Conto le mie catenelle, quindi questa 1 2 e 3, 1 2 e 3, allora 1 2 e 3, questa mi va su questa. Ok, adesso per avere ancora più certezze conto i fiori, ok?
quindi conto quanti fiori ho da questa parte e quanti fiori ho dall'altra e vediamo se sono giusti, perché devono essere lo stesso numero. Ok, li ho contati, ho 19 fiori in questo lato, compreso quello del centro, e 19 fiori dal lato opposto. Tu guarda solo che le due metà siano uguali, quindi ci siamo. Allora, cosa facciamo? Siamo al centro del nostro punto sotto ascella, il punto sotto ascella. Dobbiamo chiudere 3 punti, quindi vado sulla prima maglia alta e non la concludo, cioè ne chiudo solamente 2 asoline e ne tengo 2, poi salto 1, 2 e 3, vado sulla maglia alta che è la quarta, ok, 1 è la catenella, 2 è la maglia alta, 3 è la catenella, vado nella quarta, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo le 3 che mi sono rimaste. Ok, e così ho fatto la mia diminuzione. Ora posso continuare normalmente, ovviamente questa è già lavorata, questa, quindi vado direttamente qui. Ok, e semplicemente adesso continuo a lavorare le mie maglie alte, arriviamo dall'altra parte, così facciamo la diminuzione anche sotto l'ascella dalla parte opposta. Ho fatto tutta la mia riga di maglie alte e sono dall'altra parte nel mio sottoascella. Ok, devo fare la diminuzione, quindi ripeto ciò che ho già fatto, quindi sulla maglia alta chiudo solo le 2 asoline e tengo il resto, filo sull'uncinetto, salto questa catenella, questa maglia alta centrale e questa catenella, vado sulla maglia alta, questa, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 3, ok? E poi questa è lavorata, vado in questa per concludere il giro, questa, ne ho ancora una e poi 1, 2 e 3 nella terza catenella, entro, prendo il filo e lo porto all'interno e così abbiamo fatto il nostro primo giro con diminuzione, ok? E la vedi, è qui. Adesso ovviamente dobbiamo procedere col punto alto rilievo, quindi tiriamo su soltanto 2 catenelle, filo sull'uncinetto, questa corrisponde alla prima maglia, e andiamo a fare il nostro punto a rilievo, sempre se Marina ce la può fare, ce la può fare, sì. Andiamo a fare questa maglia che abbiamo già visto, ok? Sì! Poi mi dicono: perché a te non piace il caldo? Perché? Perché io sto andando avanti, mi sono fermata un attimo per dirvi che l'angolo è sempre come quello che abbiamo fatto in precedenza, cioè 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Procedo fino al sottoascella per la diminuzione. Sono arrivata al punto delle diminuzioni. Vi ho messo il marcapunto per farvi vedere e notare meglio dove c'è la chiusura, vedi? Questa è la chiusura che noi calcoliamo 1. Dobbiamo chiudere anche quelle 2 a fianco, in totale sono 3 maglie, quindi 1, 2 e 3. Stiamo facendo il giro con le maglie alte in rilievo. Preferisco chiudere queste maglie con una maglia normale, quindi entreremo nella maglia successiva alla chiusura, ripeto 1, 2 e 3, la maglia successiva la prendo normalmente, non in costa retro, chiudo le 2 asoline e tengo, filo sull'uncinetto e passo 1, 2 e 3 maglie,
senza lavorarle. 1 2 e 3, vado nella quarta sempre in modo normale, chiudo 2 e poi chiudo le 3 che sono rimaste insieme. Ok, a questo punto posso tornare a lavorare la maglia alta in costa dietro, così. In poche parole dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto nella prima volta che abbiamo chiuso il nostro giro. Adesso questo lo tolgo, se no vi disturba. Ok, e così abbiamo un'altra diminuzione. Vedi dov'è? Questa forma una specie di V, questa qua. Ecco, ho preso anche il filino dietro, va bene, questa. Ok, adesso glielo lascio così mi torna utile per dopo. E adesso niente, proseguo il giro facendo il solito lavoro di questo giro, non è il solito, ma la maglia alta a rilievo in costa dietro. Ok, ci troviamo alla fine del giro perché mi sto intrippolando. Finite il giro. Ok, andiamo a rifare la diminuzione, quindi sarebbe la seconda di questo giro con le maglie alte a rilievo. Come abbiamo detto, dobbiamo tenere d'occhio la nostra chiusura precedente, che è questa, è una A, è una V capovolta, una A, vedi questa qua. Ok, quindi questa conta 1, quella a fianco 2, quella a fianco 3, dobbiamo toglierle tutte e tre, partendo però da quella precedente. Ok, quindi questa, e non la lavoro a maglia alta a rilievo, ma la lavoro normalmente, quindi entro, prendo il filo e ne chiudo 2. Come vedi mi rimane sempre 1 2 e 3. Prendo il filo, 1 2, che è la chiusura precedente, 3, e vado nella quarta, chiudo 2 e chiudo 3. Ok, adesso se proprio io metto il marcapunto anche qua, così adesso so dov'è la nuova chiusura, è questa. Continuo, quindi come vedi questa è lavorata, io continuo a lavorare l'ultima, perché poi mi sa che sono arrivata alla fine del giro. Vediamo, esattamente, quindi io qui mi aggancio nella seconda in alto con una maglia bassissima e ho chiuso il mio giro e ho già fatto 2 diminuzioni. Ok, come vedi questo è il mio punto finale, sono troppo vicino alla chiusura della mia ascella, quindi ho preso una decisione di tagliare il mio filo, lo taglio e quindi annullo la partenza da questa parte, poi a seconda di dove sei decidi tu, no? Dove, se vuoi, se ti permette ancora di fare le diminuzioni o no. A me non me lo permette più perché poi andrei addosso alla prima di partenza e quindi non va bene. Ok, quindi qui ho chiuso e riparto da una punta, così sono più lontana. Quando andiamo a fare il giro, adesso noi faremo un giro con i forellini, e ovviamente ovviamente niente, perché in questo lavoro ovviamente non c'è niente. Ok, noi faremo nel giro dei fiorellini un angolo come l'abbiamo già fatto, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, quando invece faremo il giro delle maglie alte sarà sempre 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Quindi riprendiamo da qui, cioè sta nascendo praticamente davanti a te questo progetto, proprio davanti ai tuoi occhi, e se lo vedi è perché è andata bene.
perché già ho disfatto 2 volte e quindi ho cancellato 2 registrazioni di questa parte. Quindi vediamo se questa è la volta buona. Partiamo con 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta, poi andiamo una catenella di separazione, che è la catenella che ci serve per fare i nostri buchini, saltane una, vai nella seconda e fai la maglia alta. Una catenella di separazione, ne salti una, nella seconda maglia alta. Catenella, salti una, nella seconda maglia alta. E andiamo avanti in questo modo. Anche tornando indietro, come i gamberi. Ok, vai avanti così, ci troviamo nelle diminuzioni. Diminuzioni del punto foretti, che ha cambiato di nuovo nome. Allora, come vedi, questa è la maglia che vale 1, quella centrale, ok? Quella con la V capovolta o la A, questa, ok? A fianco ne abbiamo una e una 2 e queste sono quelle che dobbiamo chiudere. Quindi io sono arrivata bene, perché adesso io ho una catenella, vado, no, non è vero, non sono mica arrivata bene, perché questa è una da chiudere, quella precedente è questa, quindi devo partire da qui e qui ho la catenella. Allora semplicemente io mangio una maglia. Cosa faccio? Anziché saltarne una, ne salto una e 1, 2 e vado su questa, che chiuderò solamente metà, ok? Hai visto cosa ho fatto? Quindi se non ti ci trovi, ruba maglie, ma vai avanti, non ti fermare per una sciocchezza del genere, ok? E detto qui, abbiamo preso e quindi teniamo le 2 asoline. Ora saltiamo di nuovo 1, 2 e 3 e vai nella quarta libera. Hai visto, vero? 1, 2 e 3. Vado nella quarta e faccio la mia maglia alta chiusa 2, chiudo 2 e chiudo 3. Ok. Ora catenella, e visto e considerato che qui ne ho saltate 2, faccio la stessa cosa, ne salto 2 e vado nella maglia. Ne salto 2 e vado nella maglia. Ok, catenella, salto una, maglia alta. Ok? E abbiamo fatto anche questo tipo di chiusura. Adesso questa lo sposterai, la sposterai e la metti qui. Allora, così che si veda bene. Se non prendo tutti i filini, va bene, ecco, così, ok? Così sai che questa è una maglia da saltare, quella, la catenella è da saltare e la catenella è da saltare. Chiaro? Ok, continuiamo tutto il giro, fai la stessa cosa anche dall'altra parte. Dunque, io sono andata avanti da che ci siamo lasciati, ho fatto praticamente, va bene, la maglia alta a rilievo, poi il punto foretti, che adesso è venuto fuori il punto foretti, di nuovo la maglia alta, poi la maglia alta a rilievo, il punto foretti, 2 giri di maglia alta semplice, il punto foretti, maglia alta, maglia alta. A questo punto io ho visto che sono arrivata alla misura che desideravo e quindi a questo punto, quindi vedi tu fino a quando dovrai andare avanti in questo modo, continuando con la lavorazione tutta intorno, seguendo ovviamente la parte centrale, quindi l'angolo, e le diminuzioni laterali che abbiamo visto.
Ok, quando arrivi alla misura che tu desideri, io ci sono arrivata, seguimi in questo passaggio perché, come vedi, da questa parte adesso è diventata lineare, quindi non è più a punta come da questa parte, ma bensì è lineare. Quindi dobbiamo fare una sorta di diminuzioni come abbiamo già fatto da questa parte, quindi la parte del lato, e nel contempo dobbiamo diminuire anche da questa parte, lavorando solo metà corpo, quindi da questo angolo all'angolo dietro, ok? Quindi da questa parte all'angolo dietro. E adesso ti mostro come fare. Te l'ho fatta vedere sul manichino proprio per farti vedere fin dove mi sono fermata. Io praticamente dal sottoascella a dove io mi fermo ho fatto esattamente 15 centimetri, no esattamente, circa 15 centimetri, ok? 15 centimetri, e mi sono fermata. E cosa ho fatto da che ci siamo lasciati? Beh, lo vedi, 2 volte la maglia a rilievo con in centro i foretti. Per fare la maglia a rilievo ovviamente devi fare il primo giro di maglie alte e poi la maglia alta a rilievo come ti ho mostrato, il punto foretti, e poi ho ripreso di nuovo tutte maglie alte, maglia alta a rilievo, che è questa, no? La maglia alta a rilievo, poi di nuovo il punto foretti, sempre continuando a diminuire nel fianco e mantenendo la nostra punta, ok? Poi infine sono scesa in modo liscio, cioè senza più fare maglie alte a rilievo, quindi ho fatto, come vedi, un punto foretti, 2 giri di maglia alta a rilievo, punto foretti, 2 giri di maglia alta a rilievo, e mi sono fermata perché avevo già una punta che arrivava dove io desideravo. Non è ancora la mia lunghezza, quindi volendo tu puoi continuare questo lavoro, quindi in tutta la circonferenza, come ti ho mostrato prima, e fino a che non arrivi alla tua lunghezza desiderata. Io invece preferisco smettere qui con la lunghezza e poi proseguire poi dopo. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a fare continuiamo le diminuzioni, quindi sul fianco, questo è il nostro fianco, e però dobbiamo smettere di lavorare sulla punta, quindi sul nostro angolo sia davanti che di dietro. Lavoreremo quindi da un angolo all'altro, quindi da questo angolo ho lavorato fino ad arrivare all'angolo opposto, ok? Quindi solo metà corpo, dall'angolo centrale frontale all'angolo centrale retro, ok? Quindi solo metà. E come ho fatto? Allora, innanzitutto dobbiamo riagganciare il nostro filo esattamente nell'angolo, qui. Agganciato il mio filo, tiro su 4 catenelle, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Siamo nell'angolo, ok? Devo saltare 3 maglie, quindi ne salto una, 2, 3, nella quarta entro e faccio la mia maglia alta, ok? Adesso io voglio fare di nuovo il punto foretti, quindi una catenella, salto una catenella, salto una e maglia alta, e vado avanti così fino ad arrivare sul mio fianco dove devo fare le diminuzioni. La diminuzione l'abbiamo già vista, però te la faccio rivedere di nuovo. Aspetta che ho il filo proprio che va sotto, ok? Allora, andiamo nella penultima maglia prima della chiusura, quindi questa, e non chiudo la maglia alta, ok? Vado, salto 1, 2 e 3 maglie, nella quarta vedi che ho il filo sull'uncinetto, quindi salto 1, 2, che è quella della nostra chiusura precedente, quindi 1, 2 e 3, vado nella quarta, prendo il filo e chiudo 2 e poi
le ultime 3. Faccio la catenella perché devo fare il punto foretti, ne salto una e vado a fare la mia maglia alta. Tu mi dirai, Marina, però qui non hai saltato una maglia. Non è importante, l'importante è che i fori siano uguali sia da una parte che dall'altra. Quindi, visto che non l'ho saltata di qua, cosa faccio? Non la salto neanche di qua. Ho fatto comunque la catenella, non la salto e vado esattamente dalla parte opposta, ok? Così ho 2 errori, non 1, 2, però il conteggio giusto dei foretti. L'importante è che il conteggio dei fori siano identici sia da una parte che dall'altra. Io adesso continuo con la mia lavorazione saltando una maglia e vado fino alla punta opposta a quella che abbiamo lavorato con la chiusura, ok? Andiamo quindi fino a questa, al nostro angolo. Fermati 3 maglie prima. Quando arrivi alla fine del giro, non fare catenelle, anche se stiamo facendo il punto foretti. Vedi, questo è il mio angolo, questo qui è il mio angolo. Io ho 3 maglie, quindi devo prendere il filo 2 volte sull'uncinetto e saltare 3 maglie. Quindi a questo punto entro nell'angolo e a 2 chiudo le mie maglie in modo morbido e non stringere troppo. Così. Abbiamo quindi iniziato il giro chiudendo e finito il giro chiudendo e facendo la diminuzione nel fianco. Prima di andare avanti ho contato i foretti che ho. Io ne ho 24, quindi escluso questo dell'inizio. Ho 24 foretti, poi ho la diminuzione e poi ho altri 24. Ovviamente farai la stessa cosa quando avrai fatto l'altro fianco, controllerai che i primi foretti che tu farai o le prime maglie alte, io ti consiglio di contare i foretti che fai prima. Comunque, appena fai il primo giro delle diminuzioni della punta, perché ovviamente i fianchi continuiamo a dividerli, conterei quanti foretti hai in confronto anche all'altro fianco in modo tale che siano uguali. Piccola correzione, non ho 24 foretti ma ne ho 23, quindi 23 più 23 e stessa cosa dall'altra parte, 23 e 23, ma è irrilevante, cioè non serve più di tanto sapere quanti quadretti ho io. Allora, adesso siamo arrivati appunto alla fine, riprendiamo da qui. Facciamo una catenella da 4, ok, e giriamo il nostro lavoro. Ottimo. Dobbiamo fare adesso il nostro punto alto. Questa catenella, questa maglia, non la contiamo perché ovviamente vale questa catenella. Inizia a contare dalla prima maglia alta se sei nel punto foretto e comunque dalla maglia successiva. Quindi 1, 2, che è quella della catenella, 3, entra nella quarta che è qui dentro, quindi ricalcoliamo. Questa no, 1, 2, 3, entriamo nella catenella, quindi qui, e andiamo a fare la nostra maglia alta. Nella maglia alta successiva una maglia alta, nello spazio una maglia alta e nello spazio una maglia alta. Andiamo avanti così fino al nostro fianco. Siamo sul fianco e dobbiamo diminuire e siamo nel punto foretti. Sappiamo che ci occorrono 3 maglie, dobbiamo non lavorare 3 maglie, una è quella della catenella, una è quella della diminuzione che vedi qui e una è questa catenella qui. Quindi cosa faccio? Io ho qui la maglia alta e faccio la mia maglia alta, vediamo dove siamo. Allora 1, 2 e 3. Poi entro in questa catenella e non lavoro la maglia, devo saltare 1, 2 e 3, quindi questa la lavoro ancora. Entro in questa maglia alta,
qui c'è la catenella, quindi la lavoro solamente a metà, salto la catenella, questo, la catenella, cioè questo vuol dire la diminuzione, catenella, e vado sull'altra maglia alta, sulla maglia alta disponibile. Devo saltarne 3, quindi chiudo 2 e chiudo 3, ed ecco formarsi anche l'altra diminuzione. Poi vado sulla maglia alta successiva e continuo la lavorazione della maglia alta. Arrivati alla fine del giro devo saltare 3 maglie, quindi vediamo 1, la catenella conta 2 e questa è la terza, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello spazio, prendo il filo, chiudo 2 a 2 in modo morbido. Ok, adesso se avete voglia di contare le maglie alte da un lato e dall'altro sarebbe un'ottima cosa, così per vedere se stiamo andando bene. Se non avete voglia, fate un altro giro di maglie alte, quando siete di nuovo al punto foretti contatelo, magari scrivetelo, perché poi l'altra parte deve essere uguale. Ok, io procedo con il nuovo giro, quindi faccio 1 2 3 4, giro, e salto 3 maglie, quindi abbiamo detto che questa non la contiamo perché l'abbiamo già lavorata. 1 2 3, nella quarta vado a fare la maglia alta. Sono sempre 3 maglie da saltare e nella quarta si lavora. Sono di nuovo sul fianco, devo sempre saltare 3 maglie, quindi sono quella centrale 1 2 e 3, 1 2 e 3, quindi questa la lavorerò a metà, filo sull'uncinetto, 1 2 3, le salto, vado nella quarta e lavoro la mia maglia alta, continuo. Finisco il giro 3 maglie prima, quindi salto queste 3 maglie, prendo il filo 2 volte, rientro nell'archetto che si era formato nel giro precedente e chiudo 2 a 2 in modo morbido. Per ripartire 4 catenelle. Giro il mio lavoro e adesso devo fare il punto foretti. Devo saltare sempre 3 maglie prima di lavorare. Quindi salto 1 2 3, nella quarta vado a fare la mia maglia alta, la catenella, salto 1, maglia alta. Ok, penso che i giri adesso siano ben chiari, spero, perlomeno me lo farai sapere. Continua in questo modo finché non arrivi alla parte finale dove ci ritroviamo. Quando arrivi nella parte finale potresti ritrovarti con i foretti o con le maglie alte, dipende appunto dalla lavorazione in cui tu sei, no? Dai giri che tu hai fatto. Io mi ritrovo così, quindi ho un foro, un foretto, la chiusura e le 2 chiusure laterali. Quindi potresti trovarti invece con le maglie alte, potresti averne 3 da una parte e 3 dall'altra. A quel punto capisci che devi proprio chiudere. Quindi che cosa fai? Tira su 1 2 3 e 4 catenelle, giri il tuo lavoro, 2 volte il filo sull'uncinetto, vai nella diminuzione dalla parte opposta e chiudi 2 a 2 le maglie. Ok, non trovavo il segnapunto come al solito, ed eccolo qua, abbiamo chiuso il nostro lato. Ora te lo faccio vedere sul manichino che così rende meglio l'idea. Ecco,
così almeno rende più l'idea, no? Del fatto che sia adesso praticamente pari, non è più a punta, adesso è pari. Abbiamo fatto le nostre diminuzioni da questa parte, siamo arrivati a finire tutto il nostro lato e adesso riprendiamo da questa parte per quanto mi riguarda, ma penso anche per voi, no? Se volete completare, fare una parte un pochino nella parte sotto, renderlo un pochino più ampio, più morbido o continuare così, dipende da voi, però almeno qualche giro lo farei, almeno per rifinire queste parti qua. Come avete visto, io adesso vado a lavorare in cerchio, quindi nella circonferenza, e vado ad allargare leggermente man mano. Ok, quindi visto e considerato che ho il filo agganciato da qualche parte, aspetta che lo trovo qui, no neanche, è da questa parte qua, ok, ho il filo agganciato qui, allora ricomincio da questa parte. Qui devi vedere tu quanto, se vuoi allargare già da subito, allora farai delle catenelle in più, lavora sul dritto, e altrimenti seguimi, io man mano allargherò perché penso di voler fare di nuovo il punto fiorellina anche nella parte sotto, quindi io in questo spazio che è più ampio degli altri vado a fare le 3 catenelle per la prima maglia alta, faccio tutte maglie alte, poi in questo spazio ne faccio una, vediamo se riesco, aspettami, vediamo se riesco a inserirmi, allora qui mi inserisco qui e faccio la seconda, ok, tornando indietro ne faccio una e una, due, e quindi in totale sono 5, però io ne farei un'altra qui, vado a farne 6, sempre se riesco ad entrare, quindi parto con quella centrale più altre 2, ok, e 3 le faccio finali. La stessa cosa farò dalla parte opposta, è inteso questa, quindi qui ne metterò 6, quindi per ora ne ho 3, però quando finisco con le mie 3. Poi vado nello spazio, questo spazio qui, vediamo se riesco a inserirmi in questo modo, 1, 2 e 3, più una la inserisco proprio nell'unione, ok, facciamo la stessa cosa qui, vediamo in che modo, ok, 1, allora visto che diventa abbastanza complicato io faccio così, 1, perché complicarsi troppo la vita, è vero, se vuoi complicartela per carità, cerca pure le maglie, ma io vorrei non complicarmela. Poi nell'unione qui vado a farmene un'altra, poi di nuovo 1, 2 e 3, e nell'unione faccio la quarta, 1, vedi come va più liscia così, 2 e 3, e nell'unione facciamo, non troppo giù Marina, mettiti qua, ok, quindi sono 3 maglie alte nello spazio e una maglia alta nell'unione, e attenzione, 6 maglie invece nella punta, che è una qui e una dalla parte opposta, ok,
ok? Le due chiusure che abbiamo fatto per i nostri fianchi. Quindi facciamo tutto il nostro giro. Attenzione, man mano controlla, cioè non andare così di corsa a completare questo giro. Man mano che stai facendo le maglie, come farò io, controlla se va bene. Ok? Controlla se va bene. Se vuoi già allargare in questo punto, ovviamente potrai mettere, anziché 3 maglie, ne puoi mettere 4. Qui ne fai 3, qui ne metti 4, qui ne fai 3, qui ne metti 4, ok? E inizi già ad allargare in questo giro, altrimenti seguimi. Allora, non ti ho fatto vedere diciamo l'avanzamento lavoro perché l'abbiamo già fatto, quindi era praticamente inutile. Noi ci siamo lasciati qui con questo giro di maglie alte, dove io in questo giro non ho fatto aumenti, come sai. Subito il giro dopo ho fatto il giro come abbiamo sempre fatto, quindi la maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 e faccio la V. Di nuovo salto 2 e faccio 2 catenelle, salto 2, faccio la maglia bassa e via dicendo, il giro delle V e delle maglie basse. Poi ho fatto il giro dei fiorellini, ma non ho cambiato assolutamente niente, e il giro della maglia alta, catenella e maglia alta. Fino a qui non è cambiato nulla, è cambiato in questo punto dove ho fatto degli aumenti, e ora ti faccio vedere quanti aumenti ho fatto per me. Io ho fatto in un quadrettino un aumento, poi per 1, 2, 3, 4 non ho fatto aumenti, di nuovo un aumento, poi 1, 2, 3, 4 senza aumenti, e qui ho fatto l'aumento. L'aumento vuol dire che nello spazio di una catenella farò 2 maglie alte, quindi ne ho saltate 4 e ho rifatto di nuovo l'aumento. Ok, in questo caso, in questo modo mi si è allargato, vedi come si è allargato, ma non è andato ad essere eccessivo. Ho proseguito con la maglia alta che va ovviamente in rilievo, di nuovo le V e le maglie basse, il fiorellino, il punto maglia alta, catenella e maglia alta, e di nuovo qui ho fatto la stessa cosa, ho aumentato di nuovo, quindi qui ho fatto l'aumento e poi di nuovo 1, 2, 3, 4 senza aumenti e l'aumento, 1, 2, 3, 4 e l'aumento. Come finisco? Finisco, anche se non ne ho 4 non ha importanza. E anche qui ho dovuto sistemare, quando ho fatto le prime V ho dovuto sistemare, mangiare un po' i punti, ma è facile. Ho finito con le V perché mi stava crescendo troppo, adesso vediamo se lo lascio proprio così, ma non mi dispiace neanche così. In questo modo, facendo questo tipo di allargamento, mi è venuto, guardando la parte più ampia, la parte sotto di, vediamo bene, 46 centimetri, mentre la parte sopra è di 37 centimetri, sempre tenuta morbida, morbida e morbida. Quindi qui l'ho svasata parecchio, lo vedi anche da qui, si svasa parecchio, ed era così che lo volevo, con la vita più piccolina e con il fianco un pochino più ampio, che non mi segnasse. Ok, e quindi a questo punto, se volevi fare solo la canotta, quindi non la maglia, aspettami, non la maglia, ci sei, eccola qua, perché l'abbiamo finita. Vediamo se riesco a alzartelo un pochino, ma comunque sia la vedrai poi finita sul manichino. Questa è la parte del fianco, e la parte
parte sotto.